Ciao ragazzi, bentrovati in un nuovo video. Allora, come avrete già capito, io sulle console sto indietro di una generazione. Dopo aver preso l'Xbox One X, che poi si è rotta definitivamente, è morta, ho preso la One S, poi ho preso la PS4 e adesso finalmente ho una Switch. Però questa Switch ha una storia particolare, è un Frankenstein. Cosa voglio dire? Adesso ve lo spiego. Un amico tempo fa, il grande Vido, mi ha regalato la scatola della Switch con due Joy-Con compatibili e mi ha detto: così quando devi prendere la Switch devi prendere solo il tablettino, ossia il corpo macchina. Allora io mi sono mobilitato, quando ho potuto ho cercato su eBay un corpo macchina della Switch, un tablettino diciamo, e l'ho trovato spedito dalla Germania per 100 euro. Corpo macchina, spedizione 100 euro. Allora l'ho comprato. Aspettato, intanto su AliExpress ho comprato tre oggetti, di cui due sono già in errore e adesso vi racconto. Ho comprato il bagigio da mettere in mezzo ai due Joy-Con per farlo diventare un controller. Poi ho preso l'alimentatore per la Switch, tutta roba compatibile, e la dock station. Ora, i due errori quali erano? Che l'alimentatore l'ho preso americano, ma fortunatamente avevo un paio di adattatori da americano, sapete, quelli con le linee sottili, a europeo, ossia il nostro. E la dock station non era una dock station, ma era un affare per mettere la dock station a muro con i tasselli. Mi sono fatto fare il rimborso di quella porta dock station da AliExpress, che era di 12 euro solo quella. Avevo speso in totale 20 euro spedito da AliExpress, quindi ho speso 8 euro. Metti 2 euro adattatore diciamo, e ci ho speso 110 euro per la Switch con la scatola senza la dock, con tutta roba compatibile, ma il corpo macchina e la scatola originale. Ora, quando mi è arrivato il tablettino, nello stesso giorno mi è arrivato anche il resto della roba, ma quando mi è arrivato il tablettino mi sono trovato subito con una Switch non formattata e con dentro selezione di famiglia, com'è che si chiama? Il parental control, e un pin da inserire. Ho contattato il venditore, lui non se lo ricordava, gli ho detto: guarda, e mi ha detto: vai nel sito della Nintendo che lo risolvono. Ho provato nel sito della Nintendo con la mia carta di credito, ma la mia carta di credito, essendo italiana, evidentemente non è valida tra i paesi selezionati, tra cui non c'è l'Italia, e quindi me la rifiutava. Poi ho provato con qualche sito esterno, ma questi siti esterni sono fermi alla V8 del firmware della Switch e siamo alla V20, quindi non andava bene. Al che ho risposto al venditore che tramite sti siti non ce la facevo, non si risolveva il problema, e lui non mi ha più risposto. Quindi che non si aspetti una recensione troppo positiva. Successivamente ho contattato l'assistenza Nintendo via email e non mi rispondevano. Ho telefonato, celeri, hanno risposto subito, solita musica d'ascensore per l'attesa, ma è durata un minuto, e mi hanno detto di mandare un'email al supporto della riparazione con scritto il seriale della Switch e in più il codice che dava quando sbagliavi il pin troppe volte. L'ho mandato, dopo un'oretta mi è arrivato il codice per sbloccarla e l'ho formattata e finalmente avevo la mia Switch finalmente funzionante. Ho fatto le mie impostazioni, le mie cose, i miei accessi, e l'unico gioco che ho per la Switch che ho comprato in anticipo prima di avere la Switch è Luigi's Mansion 3, che ho giocato l'1, ho giocato il 2, volevo giocare il 3. Lo inserisco e non mi riconosce la cartuccia. Ho detto niente panico. Alcol isopropilico, cotton fioc, pulire i dentini della cartuccia. Ho aspettato un attimo che si asciugasse ed è andata. Bene. Ora il controller destro si disconnette. E vabbè,
spazzolino e alcol isopropilico nei contatti e la situazione è migliorata. Provo la scheda SD e quella va al primo colpo, per fortuna. Quel che sì, gli manca qui il piedino per tenerla in piedi. Ma ho visto che su AliExpress costa 1,98 euro, una roba del genere, quindi trascurabile. Insomma, le Switch con scatola vengono vendute nella mia zona tra i 150 e i 200 euro. Alcune senza la scatola addirittura 150 euro, solo console e Joy-Con. Quindi diciamo che in media ho risparmiato una cinquantina d'euro. E come dice la ragazza di Boombox, un soldino risparmiato è un soldino guadagnato. E io dico, come dice il mio carrozziere, tra 50 euro averli e non averli sono già 100. Quindi un po' di risparmio c'è stato. Tra l'altro la dock che ho comprato per la Steam Deck funziona anche sulla Switch. Non dà le migliorie in performance che dà la dock originale, ma io essenzialmente l'ho comprata per la portabilità. Niente, questa è la mia piccola avventura barra odissea con la Switch. Niente, ripeto che il venditore non si deve aspettare una recensione troppo positiva, anche se vedevo che avevo venduto parecchia roba e non sembrava uno inaffidabile, ma oh, tutti toppano, però recensione ultra positiva non se la beccherà. Ok ragazzi, per questo video era tutto. Enjoy!